Buongiorno a tutti, oggi sono con due giovani belli e speranzosi che vivono alle A Gran Canaria. Canarie e che anche se sono giovani che non hanno problemi alle Canarie perché hanno già fatto una cosina loro, perché però con un poco di cabesson sono venuti a vedere cos'era l'isola Margherita. Cosa avete trovato? Quello che abbiamo trovato è qualcosa di diverso da quello che è descritto in generale dalle televisioni, dai canali di comunicazione. Si descrivono il Venezuela come un posto attualmente pericoloso. Certo, come sempre. In realtà vieni qua e trovi davvero tranquillità, pace, natura, tutte cose, solo cose positive. Per la nostra esperienza solo cose positive. Senti, positiva in che senso? Perché a volte il positivo, sai, positivo perché come vacanza, positivo col contatto con la gente, positivo... come positivo? Positivo sicuramente come vacanza, non c'è dubbio, ma non avevo molti dubbi perché comunque Caraibi si sa, un mare bello, fa caldo sempre, quindi sotto questo aspetto positivo. Eh, con la gente, davvero persone cordiali, gentili, se chiedi qualsiasi cosa ti aiutano, se loro non lo sanno, chiedono a quello che passa vicino Sì, e sì, sì, cercano sì. di aiutarti, Certo. ma da qualsiasi informazione, quindi super bene. Senti, te giovane, bella, tutto è, ti sei trovata sicura? Io scusate, faccio sempre le solite domande perché la Sì, gente sì, mi no, fa sempre le ma solite, faccio sempre le solite domande a voi perché la gente mi fa sempre le solite domande a me. Sì, siamo abituati anche noi comunque da casa a ricevere le stesse domande, quindi sì, mi sono trovata sicura. Cioè, sinceramente, sono bionda, Si mi vede si che vede si in sei vede dal faccia nome, che straniera, vabbè, sono siamo straniera. turisti, certo. quindi E sinceramente più che magari passi in una strada e ti guardano, però è ovvio, cioè passi in una strada di paese dove sono abituati alle solite quattro macchine, vedono una macchina diversa, guardano la macchina, ma oltre a questo, no, Io sai cioè, parlando della sicurezza a volte, e non lo faccio, non l'ho mai fatto, non lo faccio spesso, qui dico sempre che hanno un rispetto verso la donna completamente diverso da quello a cui noi siamo abituati. Cioè io, almeno che non sia cambiato negli ultimi anni, però penso di no, mi ricordo che quando passa una bella donna per una strada c'è il fischio, c'è l'offesina, c'è sì, Qui lo vedo sempre molto raro questa cosa qui, è vero? effettivamente Cioè è il così. rispetto per una donna È così, è... non mi sono mai sentita a disagio in quanto donna, in quanto su un costume, su una maglietta, su un vestito, Ora ci cioè può sarà qualche esserci. furbone che a me mi dice, questi sono discorsi maschilisti, però io No, lo no, dico no, non proprio... è questione di maschilismo, è questione che comunque a volte in situazioni che normali in Italia ti capita che sei in tuta e, e ricevi il fischio. Cioè, E quindi è quello che a me dà fastidio. Poi se sono vestita bene e ricevo un apprezzamento, che cosa dobbiamo farci? Cioè, nel certo, senso, sono certo. vestita bene Però e ricevo... niente che No, 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 ha no, oltrepassato mai una forma di rispetto, ma vero? ma non assolutamente... solo, cioè, verso la donna, io mi sono trovato benissimo, ma non è una questione di fischio, che come gentilezza, come quello che dicevo Come prima, risposte, cordialità, sorriso, Sì, tutte assolutamente, queste cose. assolutamente, cioè, assolutamente. ma parlando da proprietario di un ristorante, proprietario di un'attività, alla persona che si vede che sta bene, al parcheggiatore, all'ultimo parcheggiatore. A Cioè, proposito del ristorante, facciamo anche un po' di pubblicità, visto già che ci siamo. Voi avete un ristorante che si chiama, che lo trovate, si chiama Il pipipippo. Ricciolo e Il Ricciolo. noi siamo, sì, è un ristorante italiano, cucina italiana, siamo alla Spalmas de Gran Canaria. Vabbè, non stiamo a dire la via e il resto, perché No, no, tanto... vabbè, però Tanto la Però chi Spalmas vuole ci chi cerca. ci passa alla trovate, ci Spalmas trovate. de Gran Il Canaria, Ricciolo. il Ricciolo, e trovate questi due fanciulli disposti a accontentarvi in tutto. Andiamo avanti. L'isola?
Come ti è sembrato dal L'isola, punto di vista proprio isola, turistico? a noi piace girare tutto. Tutto. Non siamo le persone che, ok, andiamo lì e ci fermiamo sulla spiaggia, la prima spiaggia, la seconda spiaggia. A noi piace girare tutto quanto. Adesso non abbiamo avuto il tempo di andare sulle montagne, No, però insomma avete girato però abbastanza. abbiamo davvero girato, penso, tutte le parti più importanti, i paesi più importanti dell'isola. Hai Pampatar, per esempio, che è una città, non Certo. manca niente, niente. Abbiamo girato tutti i supermercati, i Centri centri commerciali. commerciali, ristoranti un po' più carini, un po' per capire anche un attimino il livello. C'è davvero un buon Abbiamo riscontrato livello. un ottimo livello di cibo, cioè Davvero proprio a abbiamo sempre livello mangiato bene, cioè da ovunque. quello sulla spiaggia al ristorante dove paghi un po' di più. Certo. Esatto, sì, sì. Per quanto riguarda il costo della vita qui, in che livello lo metteresti? Allora, possiamo parlare di un costo più che altro da vacanza, quindi non abbiamo badato No, no, troppo no, a spese. come vacanza. Ok, ok, ok. Ristoranti, più o meno ti dico, se vai a mangiare in un bel ristorantino, più o meno spendi come in Italia o come in Spagna, non si va lontano, dollaro, euro, però più o meno vai a È spendere gli la stessi soldi. solita. Sì, sì, sì. Vai sulla spiaggia e puoi spendere 10 dollari per mangiare, Sì, sì, ci sono due posti. lettini e un ombrellone sono 10 dollari circa. Però non Poi spendi il parcheggio fuori, no, però non non hai trovi nessun la problema. multa Poi sulla macchina. noi veniamo da Las Assolutamente, Palmas sì, sì. dove non puoi prendere la macchina. Certo, Non puoi certo, toccare la certo. macchina perché fai Eh, così, quando dici devo prendere la macchina, dici dove devo parcheggiare e dove devo andare. È no, qua impossibile, ti no. muovi con un mezzo, con un taxi anche sulla macchina perché fai prima. Qui non hai di questi problemi. Senti, io non voglio sapere le vostre cose perché poi è una questione di privacità, come si dice in italiano, di Privacy. privacy, e ognuno ha le sue. Però gente che dall'Italia, giovane come voi, che dall'Italia siete andati e avete fatto qualcosa alle Canarie, ditemi, ognuno di voi mi dica la sua, com'è che vi è venuta in mente, cioè le Canarie non bastano più? Allora, le Canarie, per come la vediamo noi, anche dal lato magari imprenditoriale, io le vedo come un'isola e come isole belle, si sta bene, hai una qualità di vita sicuramente migliore all'Italia, che ormai penso che molti paesi hanno una qualità di vita migliore all'Italia, purtroppo. Eh, Però c'è questa questione che, uno, secondo me sono arrivate, sono sature, c'è tutto, gli C'è affitti, tutto o c'è troppo? no, c'è tutto e c'è anche troppo, perché quando aprono attività e poi chiudono dopo 6 mesi è perché comunque c'è C'è troppa troppo. Sì, concorrenza. Certo. sì. È Soprattutto dove siamo difficile, noi. sta diventando costosissimo, il paese per ricchi sta diventando. In Affitti 4 anni esorbitanti con sia cambiamenti. di case sia che di attività e alla fine, anche se si paga meno spese, si dicono che si pagano meno tasse, quello che rimane è uno stipendio. Come si Quindi convincono i familiari in Italia che la scelta giusta è quella questa è la di... parte un po' più difficile Questa è la parte perché sempre difficile perché comunque sono cresciuti, hanno vissuto, hanno già e un'età adulta, quindi cambiare idea è sempre più difficile man mano che passano gli anni. Poi come si convincono? Secondo me mostrandogli serenità, mostrandogli quello che c'è, la tranquillità, come abbiamo fatto comunque a Gran Canaria, è così, è stato giorno per giorno, ormai non c'è più il distacco che ci poteva essere una Certo, volta. certo, io Ci sono sempre c'hanno... videochiamate, cioè, che è praticamente come essere a casa e pian piano, giorno per giorno, una persona dall'altra parte si rasserena e dice, ah ok, anzi, per mia lui figlia, mio collegamenti nipote, magari mio quello che sia, stanno bene, si sono sistemati, vivono bene. hanno la loro casa, hanno la loro attività, vengono a trovarci, noi siamo tranquillissimi, cioè Il e danno più dopo... grande è la TV, la TV. Sì, sì, Quindi si Le certo. notizie convincono che col tempo arrivano. facendoli vedere che stai bene, insomma. Secondo me sì, perché purtroppo io posso dirti che la mela è rossa, che io la vedo rossa, ma finché
La mela è rossa, io la vedo rossa, ma tu continui a vederla gialla. Certo, Non ci potrà mai certo, è come in essere. tutte le cose, Devono chiaramente. vedere Esatto, un color punto occhi le devi cose. vederla. Secondo me è proprio questa, perché cioè, è proprio come ragiono io parto con un'idea e quella è la mia idea, però ci possono essere altri fattori che influenzano e la tua idea può pian piano mutare. Cioè non per forza quello che io oggi vedo rosso, domani non lo posso vedere Certo, quindi dall'altro avere punto di vista. un'elasticità mentale che Esatto, ti sì, sì, porta... e poi assolutamente qua in questo caso c'è proprio un problema di disinformazione, il fatto che vengono riportate sempre e solo notizie negative riguardo questo paese, quindi Non è è normale che una persona dall'altra parte ti dica, ah no, ma no, Senti, ma io stai magari attenta sono là. ottimista, però dopo tanti anni che aspettiamo, io sono convinto che siamo a un bivio, cioè nel senso, se il Venezuela davvero, come sembra, entrerà nel BRICS, tutto quello che sarà la manovra, come ti posso dire, cioè non la manovra, la notizia manovrata fino a ora in un verso diventerà la notizia manovrata in quell'altro. E io spero tanto in questo perché poi l'altro giorno mi hanno anche offeso sui commenti, perché io gli ho detto ragazzi, quando uno decide di vivere in un paese come questo, come questo vuol dire più tranquillo, più sereno, senza tanti obblighi, senza tanti divieti, vero. fai a meno di qualcosa che è, che ne so, Amazon per esempio, però alla fine dei giochi quello che realmente non riesco a far intendere, a far capire, è che non è una competizione, cioè non Assolutamente. è una roba che qui si sta meglio, lì si sta peggio, dovete venire tutti qui, no, dovete rimanere tutti là. È un discorso che, grazie a Dio, esiste il libero arbitrio e io voglio far vedere che chi ha un libero arbitrio che gli dice vado a vedere in Venezuela, quando arriva in Venezuela trova un Venezuela completamente differente Trova un'altra realtà. da quello che viene Sì, raccontato. sì, Quindi sì. venite a vedere e poi dopo Valutate voi. valutate, perché poi ragazzi, chiaramente non siamo tutti uguali, non ci piace a tutti le stesse No, no, cose. no, 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 cioè, sicuramente a chi va bene, a chi non va bene. Io mi sto trovando da Dio, a me piace il contatto con la natura, mi piace il sole, il mare mi Siete piace. gente tranquilla perché Sì, non sì. mi sembra che avete Con- inventato grandi manovre Esatto, notturne, per no, cui no, ma comunque considera che noi abbiamo già fatto il passo da Italia a Gran sì, è Canaria vero, siete Questo già è e, rodati. importante. e già lì comunque ci siamo già, tra virgolette, privati di tante comunità Certo. Anche solo saper la dell'Italia. lingua, per esempio, già è un'altra A cosa. proposito, questo è, tanta gente mi domanda, ma come faccio con la lingua? Diteglielo anche voi, tanto quando siete andati a Gran Canaria è spagnolo lo Io stesso. non sapevo una parola, cioè sapevo dire Neanche io. ciao, cioè E io si nemmeno. E impara. quanto ci è voluto per comunicare? Chiaramente poi Allora, parlare è un'altra roba. a capire un paio di mesi già capisci abbastanza bene. Sì, A parlare già è un po' più difficile. Però ti A fa fare un intendere, insomma. discorso assolutamente, sì. poi non andiamo così lontano, italiano e spagnolo. Esattamente. Non è Quindi vero che anche il basta aggiungere la discorso S, della però lingua non è come alla Pieraccioni che basta mettere la S, però alla fine molti se, pensano che sia così. se uno dice despazio, che significa dimmelo piano, si Si intende capisce tutto dopo tutto, pochino, insomma. sì. Poi qua Bene. secondo me sono più aperte ad italiano, No, qui ragazzi è una vita hanno che proprio abbiamo l'italiano straniero, sì, nell'orecchio, certo, certo. perché tante volte magari parlavamo tra di noi e vedevi comunque il cameriere della situazione che capiva che magari c'era un problema, che magari volevo l'acqua, Certo. quindi hanno probabilmente anche lo, come si dice in Si sono spagnolo? abituati, Sì, 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 hanno certo. l'orecchio No, ma italiano. Hanno l'orecchio. c'è di base una cultura, un'impronta italiana differente. Forte, Forte, sì. Rispetto sì. alla Spagna c'è sicuramente una ricezione diversa. Ragazzi, il Venezuela, ora sono passati anni, ma il Venezuela anche infrastrutture, strade, porti, No, ma aeroporti, l'hanno fatto gli si italiani. vede, Cioè, Sì, non ma è sì, si sì. vede, si vede. Senti, l'ultima domandina, però dovete essere super sinceri. Non vi domando com'è la posada, come vi siete trovati, vi domando solo, quando io vi ho raccontato come era la vita alla posada qui, è vero? Avete trovato quello che vi ho raccontato o no? Esattamente come l'avete vissuto? È Assolutamente, esattamente io le quello. formazioni che ho avuto prima di venire qua rispecchiano quello che ho trovato.
Sì. Assolutamente. Compreso che all'aeroporto di Caracas non ti ammazzano, non ti sequestrano, non ti Sono rubano. qui. Guarda, io per scherzo, io per scherzare ho iniziato a fare dei video tipo via 1 Venezuela pericolosa sul mio Instagram e non sapevo però alla fine cosa trovare, e trovavo delle cavolate in giro e facevo la cosa simpatica, il video simpatico. Capito? Non c'è, Ho non c'è avuto una anch'io la stessa situazione, difficoltà. non c'è una situazione davvero, onestamente, che ho trovato minimamente pericolosa. Cioè, niente a che vedere con città purtroppo Stazione come di Milano Milano, Sì, o ma Porto di no, Genova. ma Sì, no, Sì, no. sì. Cioè, Ma assolutamente. anche ho in girato di Spagna sera stesso. in vie un po' più scure con lei da soli, c'erano delle persone, ho detto, andiamo tranquillamente, non è successo nulla. Cioè, buongiorno, Il buonasera. Venezuela è un posto sicuro. Margarita di più. Ancora di Sì, più. sicuramente. Ok? Quindi anche questa per favore ve la metto come risposta alle 1000 domande, ma la sicurezza, Signori belli, vi ringrazio e Ok. spero di rivedervi presto qui, perché io a Las Palmas è difficile che venga. Non si Però sa insomma, mai. fino a quando sono là, perché poi verranno, ma fino a quando sono là, ristorante Il Ricciolo a Las Palmas. Grazie. Ciao a tutti ragazzi, alla Ciao, prossima. ciao. Grazie.